lo so, sinceramente non lo so, mi sento bene, Era tanto tempo che non parlavo di questa cosa. Mi chiamo Daniele Parisi, ho 21 anni e credo di essere qui perché è una cosa non esattamente ordinaria, che non si sente tutti i giorni e non si vede da tutte le prospettive. Io credo, sicuramente io avevo 14 anni quando mi sono battezzato in quanto testimone di Geova. Quando tu decidi di battezzarti in quanto testimone di Geova, la tua vita non appartiene più a te in quanto individuo, appartiene a Dio. Decidi di dare, di votare consapevolmente la tua vita a Dio. Le tue azioni devono essere mosse da questa volontà. Se sto avendo un dubbio è per una mancanza nella mia fede, è per un mio limite o per una mia deviazione. Mi sto deconcentrando dalle cose veramente importanti, che sono, citando appunto diverse riviste di Testimoni di Geova, camminare per fede e non per visione. Le trasfusioni di sangue le rifiuto perché quel comandamento biblico è per il mio bene. Un cattolico generico, e io sto parlando sempre di una media, non per forza, anzi è veramente raro che si senta che per un'ideologia vai a intaccare qualcosa di così tanto importante e personale per te. Quindi devi sacrificare la tua vita di ora per vivere poi appieno una vita successiva. La fede del testimone di Geova è una fede molto collettiva. Devi sentire molto la presenza collettiva delle altre persone, anche perché non potendo instaurare rapporti di un determinato livello, con una determinata profondità di rapporto con persone al di fuori della comunità, la devi creare dentro, con persone con ideologie a te affini. Quindi tu sei uscito dalla congrega, da questi meccanismi, e puoi parlarci un po' quando è successo, come mai e come è stato generalmente? E io il cambiamento grande nella mia vita è anche il distacco alla comunità. Io sono uscito dalla comunità a Napoli e ho vissuto a Napoli dopo questo allontanamento per mesi, quasi un anno. Un anno veramente terribile adesso a ricordarlo, perché se magari mi veniva un dubbio, mi passava qualcosa per la testa che poteva essere appunto un dubbio riguardo, ma veramente, io credo veramente alle cose che dico, alle persone da cui vado a predicare, le ore che uso nella mia vita, la mia vita che ho votato a questa cosa, la sento veramente ripagata, sento veramente un qualcosa che mi sta riempiendo nella vita, e mi resi conto che non era così. Ho cominciato con la psicologa perché semplicemente avvertivo un senso di forte tristezza, stavo male, stavo veramente tanto male, avevo attacchi d'ansia a livello orario, non dormivo più, piangevo continuamente, almeno veramente una volta all'ora del giorno e della notte mi veniva da piangere. E all'inizio comincio a parlare di tutto, tranne del fatto di essere testimone di Geova. Che mi disse: Daniele, me lo dovevi dire prima, adesso cambia tutto, me lo dovevi dire prima, perché ho scoperto di non essere l'unico. Non ero l'unico che avvertiva questo dolore, questo quasi essere diviso in due. Ho votato la mia vita, i miei migliori anni, verso qualcosa che mi fa stare male e mi ha sempre fatto stare male. Ed era troppo grande da accettare all'inizio. Tutte le persone che vedevo prima non mi parlavano più. Tutti i miei migliori amici, le persone con i quali ho condiviso anni della mia vita, veramente con alcuni si parlava di persone che mi hanno visto nascere, crescere, altre persone che invece ho creato un rapporto duraturo di amicizia, nessuno mi parlava e nessuno mi salutava per strada, nessuno voleva più vedermi.
la mia famiglia, mia nonna, che è una persona alla quale sono molto legato all'interno della mia famiglia, non mi parlasse più. Dunque che tua madre e quindi anche tuo padre percepiscano che il loro amore verso di te sia più grande rispetto alla fede che hanno. Non lo so, non te lo so dire, perché, perché il comando biblico, sì, è difficile, perché sai cos'è? Il comando biblico che un testimone di Geova deve rispettare nella sua vita è: tu devi voler bene a Dio, il tuo rapporto con Dio è al primo posto nella tua vita, e al primo posto è inteso prima dei rapporti umani che hai con un figlio, con una figlia, con un genitore, con un fratello. Non so, mia madre o mio padre mette prima quello al bene che vuole per me? Io penso di sì, credo proprio di sì, però allo stesso tempo, Cioè sei suo figlio alla fine. sì, nello stesso tempo sono suo figlio, sono loro figlio. Non seppellire la tua necessità comunicativa sotto il sto sbagliando io, sotto il magari non sono io abbastanza, magari se sto così male è perché sono io manchevole. Dai importanza, dai rilevanza e risonanza alle tue necessità, al fatto che hai un problema, al fatto che ci sia un problema. E soprattutto dai, non mi viene la parola, dai, è come dire, non onore a ciò che hai, Allora. sì, dai valore a come stai, dai valore a te come persona, alle tue idee e ai tuoi dubbi, dai valore ai tuoi dubbi. Non prendere i dubbi che hai, il senso di sentirti lacerato all'interno, come poca sicurezza in te, come come mancanza di un valore fisso. Ma prendi i tuoi dubbi, prendi le tue incertezze che hai in merito a questa cosa e dagli valore.